Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli verso il match di oggi alle 18 contro il Verona, probabili formazioni, andiamo a vedere anche come sta Alisson Santos dopo la notizia di ieri, affaticamento, non affaticamento, vediamo se parte per Verona eccetera eccetera. È partito, è tra i convocati, andiamo a vedere le ultime per quanto riguarda il brasiliano e non solo. Anghissà doveva essere tra i convocati, invece c'è un attimo di cautela anche lì. Sono uscite le date dei prossimi 3 impegni in campionato e visto che noi tra Champions e Coppa Italia dobbiamo giocare l'infrasettimanale, abbiamo le partite di venerdì e di sabato. Andiamo a fare anche un'analisi lì perché la situazione non è tanto chiara, al di là di una designazione arbitrale che va sicuramente tenuta sott'occhio. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo da come sta Alisson Santos, perché la notizia che ieri ha lanciato Kiss Napoli, Alisson Santos affaticamento, non lo sappiamo, alla fine c'è tanta confusione in casa Napoli sia per quanto riguarda gli infortuni ma anche per la comunicazione che poi diciamo tutti intorno al Napoli stanno un attimo mettendo sottosopra. C'è un aggiornamento importante in vista del match del Bentegodi, una notizia relativa a Alisson Santos che ieri ha scosso l'ambiente considerando che anche l'ex Sporting sembra essere rientrato nella maledizione infortuni di Castelvolturno. Non c'è nulla, il brasiliano infatti ha accusato un piccolo problema fisico, nulla di rilevante da compromettere la sua presenza in Veneto, ma abbastanza per far sì che potesse iniziare la partita dalla panchina ed eventualmente solo subentrare se necessario. Però tra le probabili formazioni lo danno comunque in ballottaggio, quindi non è detto nemmeno che parta dalla panchina o lo vediamo titolare più tardi. Tuttavia lo scenario, secondo l'anticipazione del Corriere del Mezzogiorno, sembra cambiato. L'esterno verdeoro infatti sembra aver smaltito le problematiche e, come si legge sul giornale, partirà titolare nel tridente insieme ad Højlund e Antonio Vergara a sostegno ovviamente della punta. Detto questo, andiamole a vedere le probabili formazioni, perché Antonio Conte non rischia chissà che resta ovviamente a casa e l'abbiamo letto ieri dopo che io avevo fatto un contenuto che ho dovuto eliminare dal canale, perché se io faccio un video e 30 minuti dopo, anzi 30 minuti prima ci dite Anghissà convocato per la trasferta di Verona, 40 minuti dopo esce la notizia di Sky, Tegola Napoli, Anghissà resta a casa eccetera eccetera, allora ho voluto toglierlo il contenuto perché poi non era coerente assolutamente alla realtà. Detto questo, 3-4-2-1 con Meret tra i pali, quindi scambio con Savic, pacchetto arretrato composto da Beochem, Juan Jesus e Buongiorno a guidare il centrocampo, Lobotka ed Elmas, sulle corsie laterali Spinazzola e poi Gutierrez più di Politano, quindi potremmo vedere di nuovo Gutierrez a destra, ma è una situazione che poi vedremo oggi alle 18 con la probabile formazione e con quella ufficiale che arriverà tra le 17 e le 17:10, un'ora prima del match. In attacco ha convinto Santos, che viaggia verso una conferma nel tandem con Vergara dietro a Højlund. Il Verona deve ridisegnare il suo 11 titolare nel 3-5-2, Montipò in porta, Nelson al centro del trio di difesa, Bella Kotschap e Edmundson ai suoi lati, in cabina di regia uno tra Gagliardini e Akpa, coadiuvato da Arrui e Niasse. Invece sugli esterni spazio a Fresi, a sinistra ballottaggio Bradaric o Iegoke, a destra in avanti testa a testa tra Sarri e Mosquera per fare coppia con Bowie. C'è stato anche il rientro di Gagliardini comunque nel Verona, perché risultava tra gli infortunati recuperato e quindi qualche pezzo l'hanno recuperato anche loro. Sono una squadra che da circa 2 mesi non porta a casa una vittoria e quindi dobbiamo fare sicuramente attenzione e dobbiamo tenere d'occhio la designazione arbitrale. Arbitra Colombo, la designazione arbitrale per Hellas Verona-Napoli accende il dibattito. A dirigere la sfida di sabato di oggi sarà Andrea Colombo della sezione di Como, un nome che riporta alla memoria episodi recenti poco graditi all'ambiente azzurro. Colombo ha arbitrato Napoli-Roma 2 weekend fa, gara segnata da polemiche per un contatto mai sanzionato su Rasmus Højlund e più in generale da una direzione giudicata non brillante. Non solo, è lo stesso arbitro che durante Inter-Napoli aveva incrociato le ire di Conte a bordo campo, episodio culminato con l'espulsione del
del tecnico. E non finisce qui, perché al VAR c'è ancora qualcun altro che potrebbe comunque chiudere gli occhi o star zitto, non richiamare perché l'ha già fatto. A completare la squadra arbitrale ci sarà Gianluca Cariglio al VAR, altro nome legato a decisioni discusse. Dal mancato richiamo in Napoli-Como e un rigore contestato in Lecce-Napoli non mancano però i ricordi positivi. Colombo ha diretto 2 mesi fa la finale di Supercoppa vinta dal Napoli, aggiungo io, in una partita dove il Napoli, diciamo, non ha dato agio a una direzione arbitrale o a situazioni che potevano indirizzare un match dove il Napoli comunque ha dominato in lungo e in largo con l'unico obiettivo che aveva davanti, alzare la Supercoppa, e ci è riuscito. Un dettaglio che strappa almeno un sorriso in una valigia comunque carica di attenzione. A riportare tutto è il mattino. Detto questo, io non sto qui a dire porca miseria, ci hanno dato un altro arbitro e comunque finirà male anche oggi, però giustamente dopo tutto ciò che sta succedendo in casa Napoli qualche dubbio me lo mette la designazione arbitrale. Poi alzo le mani, oggi la partita magari viene diretta alla grandissima e starò qui non a chiedere scusa perché non c'è niente da chiedere scusa, ma apprenderemo poi la direzione arbitrale del match delle 18. Detto questo, ci sono 3 partite, o meglio le prossime 3 giornate sono usciti gli orari e il Napoli gioca sempre prima o in contemporanea di qualcuno che è in lotta per la zona Champions e anche qualcuno che si sta giocando lo scudetto. Le vado a riprendere. Io vi riporto ovviamente la notizia, poi a voi le considerazioni qui sotto nei commenti, perché c'è sempre qualcosa che non mi torna per quanto riguarda gli orari e diciamo quando vengono disputate le partite in base anche agli avversari che si stanno giocando poi il tuo stesso obiettivo. Detto questo, giornata 28. Napoli-Torino si giocherà venerdì alle 20:45. Unica partita di venerdì, a meno che io non mi sono perso qualcosa e abbiamo, non lo so, la Coppa Italia martedì o la Champions il martedì dopo. Non vedo perché dobbiamo giocare il venerdì. Ovviamente può darsi che non sia nulla e ci sto vedendo io del marcio. Sabato, Cagliari-Como, Atalanta-Udinese e Juventus-Pisa. Il sabato giocano poi 2 squadre che sono in lotta con te per questo posto Champions. Ma è un caso. Ma andiamo avanti. Ovviamente domenica c'è Milan-Inter, il derby 8 marzo, c'è Genoa-Roma, eccetera. L'altra giornata di campionato, la 29esima, Inter-Atalanta sabato alle 15, Napoli-Lecce sabato alle 18, Udinese-Juventus alle 20:45. Giochiamo tutti quanti di sabato, considerando anche che comunque Inter e Juventus non hanno la Champions perché sono uscite, ma ovviamente c'è chi ha detto anche l'obiettivo è lo scudetto, la Champions siamo usciti e va bene così. Comunque giochiamo tutti quanti sabato 14 marzo, l'Inter alle 15, noi alle 18 e la Juve con l'Udinese alle 20:45. Niente, anche qui a voi le considerazioni. L'ultima giornata ovviamente della quale abbiamo gli orari, 20 marzo 2026, ancora di venerdì. Cagliari-Napoli alle 18:30, Genoa-Udinese alle 20:45, poi c'è il sabato Parma-Cremonese, Milan-Torino, Juventus-Sassuolo, altre 2 squadre che giocano di sabato dopo di te, che sono in lotta comunque per posti Champions e zone alte della classifica. Io non ci vedo niente di marcio. A voi le considerazioni, perché a me questa situazione orari stabiliti non è che convince più di tanto. Poi può darsi che io mi sbaglio e magari è solo diciamo una situazione di calendario stilato, senza vederci malafede o senza vederci situazioni che vorrebbero essere indirizzate. Io vi ho riportato la notizia perché mi sembrava doveroso ovviamente farlo con una community pensante e che riesce comunque a vedere oltre, e vi ringrazio da sempre perché stiamo creando veramente insieme, perché non sono solo io, un bellissimo canale. Poi
vedremo come andrà a finire anche nelle prossime giornate, ma concentriamoci alla partita ovviamente di oggi. Dobbiamo portare a casa 3 punti e cercare di rompere le uova nel paniere anche quest'anno, perché vi riporto le parole di Gutierrez in un suo post su Instagram dell'altro ieri, se non vado errato. Miguel Gutierrez su Instagram: andremo avanti contro tutto e contro tutti. Forza Napoli sempre. Chiudiamo così questo video ed è buono che il Napoli squadra abbia capito in che acque stiamo navigando, al di là delle nostre mosse tra infortuni, risultati e quant'altro, che abbia capito in che acque stiamo navigando dal punto di vista arbitrale e dal punto di vista della gestione di questo campionato. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.